Come si danno gli ordini in italiano? Impariamo ad usare l'imperativo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi ti insegnerò come funziona l'imperativo e come e quando usarlo. Prima di tutto voglio anche ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere dei contenuti interessanti anche extra per migliorare in italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando qui sotto in descrizione. Quindi oggi parliamo dell'imperativo che in italiano si usa per dare degli ordini, dare delle istruzioni, dare il permesso a qualcuno di fare qualcosa e anche richiamare l'attenzione. È molto importante sapere l'imperativo perché lo usiamo davvero ogni giorno nell'italiano parlato. Ho deciso di dividere questo video in diverse parti: la coniugazione dell'imperativo, l'imperativo negativo e anche alcuni verbi irregolari. Quindi iniziamo subito dalla coniugazione dell'imperativo, che in realtà è abbastanza semplice. Infatti, se tu conosci il presente dei verbi, imparare la coniugazione dell'imperativo sarà facilissimo per te. All'imperativo però non coniughiamo tutte le forme, infatti non abbiamo la forma io perché non possiamo dare ordini a noi stessi e non abbiamo neanche la forma loro perché non possiamo dare ordini a persone che non sono con noi in questo momento. Abbiamo la terza persona singolare ma solo perché abbiamo la forma lei, quindi l'imperativo formale. Ovviamente quella non è una vera e propria terza persona singolare, ma è una seconda persona singolare come tu, però semplicemente formale. E se vuoi imparare altre cose sul lei formale, voglio ricordarti che ho già fatto un video su questo argomento e come sempre te lo lascio qui sotto in descrizione. Iniziamo a coniugare due verbi in ere e ire, perché la forma in are ha una piccola particolarità e la vediamo dopo. Quindi coniughiamo i verbi mettere e sentire all'imperativo, però li coniugheremo anche al presente, così che puoi vedere le similitudini. Iniziamo dal presente del verbo mettere. Io metto, tu metti, lui lei mette, noi mettiamo, voi mettete, loro mettono. L'imperativo sarà metti, metta, mettiamo e mettete. Come possiamo vedere, le forme tu, noi e voi sono esattamente uguali al presente, nessuna differenza. La forma lei è diversa, metta. Ora coniughiamo il verbo sentire al presente. Io sento, tu senti, lui lei sente, noi sentiamo, voi sentite, loro sentono. L'imperativo è senti, senta, sentiamo e sentite. Di nuovo le forme tu, noi e voi sono uguali al presente. La forma lei è diversa, senta. Quindi, come puoi vedere dalla tabella, le forme dell'imperativo per i verbi in ere e ire sono sempre uguali al presente, tranne che per la forma lei, che è sempre diversa. I verbi in are però sono leggermente diversi, quindi coniughiamo il verbo parlare prima al presente. Io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. L'imperativo è parla, parli, parliamo e parlate. Come puoi vedere qui, noi e voi sono uguali al presente, ma la forma tu e la forma lei sono invertite rispetto al presente. Tu parla, lei parli. Guarda, è proprio il contrario rispetto al presente. Quindi ricorda, quando hai un verbo in are all'imperativo, devi invertire la forma tu e la forma lei del presente e così otterrai l'imperativo. Se per te è difficile ricordare questo, pensa a scusa e scusi.
infatti quello è un imperativo. Scusa è la forma informale, quindi tu, e scusi è la forma formale, quindi lei. Scusa, scusi, sono invertite rispetto al presente. Ora vediamo alcuni esempi. Senti, hai preparato la presentazione? Senti, hai preparato la presentazione? Parla con tuo padre ora. Parla con tuo padre ora. Firmi qui, per favore. Firmi qui, per favore. Andiamo a casa, sono stanco. Andiamo a casa, sono stanco. Guardate quel film, è molto bello. Guardate quel film, è molto bello. Come vedi, in italiano generalmente non usiamo il pronome personale con l'imperativo. Non diciamo tu parla, ma semplicemente parla. Ci sono alcuni casi in cui lo usiamo, soprattutto dopo il verbo, per esempio parla tu, per enfatizzare il soggetto, però generalmente non usiamo il pronome personale con l'imperativo. E ora parliamo dell'imperativo negativo. Cosa succede se vogliamo dare un ordine negativo? Se vogliamo dire a qualcuno di non fare qualcosa? Beh, è molto semplice. Dobbiamo semplicemente aggiungere non di fronte all'imperativo. Però attenzione, questa è una cosa importante. Per la forma tu dell'imperativo non dobbiamo semplicemente aggiungere non, ma dobbiamo anche usare l'infinito. Quindi vediamo brevemente la coniugazione dei verbi precedenti all'imperativo negativo. Iniziamo da parlare. Per la forma tu avremo non parlare, non parlare, quindi usiamo l'infinito e poi aggiungiamo semplicemente non davanti alle altre forme. Non parli, non parliamo, non parlate. Per mettere, non mettere, non metta, non mettiamo, non mettete. Per sentire, non sentire, non senta, non sentiamo, non sentite. Quindi ricorda, questo è molto importante. Dobbiamo usare il non più l'infinito per la forma tu, solo la forma tu. Quindi cerchiamo di trasformare le frasi di prima all'imperativo. Per esempio, parla con tuo padre ora. Non parlare con tuo padre ora. Firmi qui, per favore. Non firmi qui, per favore. Andiamo a casa. Sono stanco. Non andiamo a casa. Voglio ancora divertirmi. Guardate quel film. È molto bello. Non guardate quel film. È orribile. Benissimo, e adesso passiamo ai verbi irregolari all'imperativo. Ci sono 5 verbi irregolari all'imperativo che dobbiamo ricordare. Questi verbi sono fare, dare, stare, andare e dire. Infatti questi verbi hanno una doppia forma, quindi 2 forme diverse per tu e hanno sempre una forma lei irregolare. Invece le forme noi e voi sono sempre uguali al presente. Come puoi vedere su questa tabella abbiamo la coniugazione di tutti questi verbi. E per esempio partiamo dal verbo fare. Qui vediamo che la forma tu è fai o fa. Per dare, dai o dà. Stare, stai o sta. Andare, vai o va. E dire soltanto di. Quindi, tranne per di, tutti i verbi hanno una doppia forma per tu. Una forma completa come fai, dai, stai, che è uguale al presente, che è quella che io ti consiglio di usare, e poi una forma più corta con un apostrofo in cui perdiamo la i finale. Entrambe le forme sono diffuse nell'italiano parlato, però io ti consiglio di usare la forma completa. Il motivo per cui abbiamo queste forme più corte è quando aggiungiamo un pronome. Per esempio, dimmi, dimmi, fammi un favore, dille la verità.
dille la verità. Bacci subito, bacci subito. Quindi non usiamo la forma completa, non diciamo faimi oppure vaici, ma diciamo fammi, bacci. Quindi perdiamo una lettera e raddoppiamo la prima consonante del pronome. Se vuoi imparare più cose sulla posizione dei pronomi e anche queste regole del raddoppiamento che sono molto importanti, ho fatto un video proprio su questo. Come sempre te lo lascio qui sotto in descrizione e ti consiglio davvero di guardarlo perché è molto importante conoscere le regole dei pronomi con l'imperativo. Ora torniamo alla tabella di prima e come ti ho detto questi verbi hanno anche una forma lei irregolare. Infatti per il verbo fare abbiamo faccia, dare dia, stare stia, andare vada e dire dica. Poi le forme noi e voi sono uguali al presente. Queste forme lei sono un po' diverse perché sono uguali al congiuntivo. Infatti, teoricamente, l'imperativo formale non esiste, ma noi lo prendiamo in prestito dal congiuntivo. Quindi la forma lei dell'imperativo è uguale al congiuntivo. Perfetto, spero che adesso tu abbia capito come usare l'imperativo e se hai qualche domanda fammelo sapere qui sotto nei commenti. E se questo video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo. E non dimenticarti di iscriverti al canale se non vuoi perdere tutti i contenuti futuri che arriveranno. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!